Ciao fanciulle e fanciulli e ben ritrovati sul mio canale Passione Creativa. Oggi aprirò e testerò con voi la mia prima tavoletta grafica. Ecco come si presenta il pacco. Non avendo un involucro esterno di protezione ma soltanto questo sacchetto, purtroppo i segni della spedizione sono più che visibili. Ed eccola qua finalmente. Il suo packaging è veramente carino, semplice ed essenziale. Qui c'è la scheda tecnica della tavoletta. All'interno troviamo la garanzia, una cartolina di ringraziamento ed eccola qua. La tavoletta presenta 4 tasti fisici e l'area interattiva è contraddistinta da questi puntini. Micro USB, fori per poter mettere un laccetto e sul retro sono presenti 4 gommini antiscivolo. In regalo c'è anche questo bellissimo guanto. Pensavo fosse rotto o scucito e invece è semplicemente un filo che fuoriesce. Cavetto USB micro USB per collegare la tavoletta grafica al nostro PC. 2 adattatori per cellulare micro USB e USB di tipo C. 8 pennini di ricambio con relativa clip per la sostituzione. Manuale di istruzione e la penna senza batteria con 2 tasti fisici ed un'impugnatura gommata antiscivolo, ergonomica e leggera. Senza tante chiacchiere, trasferiamoci sul PC. Appena collegato il cavetto al PC, viene immediatamente riconosciuta dal mio sistema operativo, in modalità mouse. Nel momento in cui la punta tocca la tavoletta è come se attivassi il tasto sinistro del mouse. Quindi per muovermi all'interno del desktop devo tenere la penna sollevata di qualche centimetro. L'area interattiva occupa l'intero schermo. Però comunque ho bisogno di impostare la tavoletta a mio piacimento. Quindi basta collegarsi al sito della casa madre www.uion.com/download, andare nella sezione driver e scaricare quelli che ci necessitano. In pochi secondi questi vengono scaricati ed installati nel nostro PC. Ed ecco qua il programma di configurazione e personalizzazione della nostra tavoletta. In questo primo utilizzo della tavoletta mi rendo conto che il guanto forse non è necessario. Al momento non ho riscontrato problemi tattili con la superficie interattiva. Possiamo personalizzare ogni tasto a nostro piacimento. E in più fare un'anteprima di controllo della pressione, regolarne le curve. Io al momento lascio tutto così com'è. Testiamo con Adobe Photoshop. La penna è molto scorrevole sopra la tavoletta e non mi sembra che ci siano ritardi tra il movimento della mano e il movimento del cursore sul PC.
Sì, lo so che quello che state vedendo non è la cosa più bella del mondo, ma perdonatemi, è la mia prima tavoletta grafica, mai usata una prima in vita mia. Non ho riscontrato grandi difficoltà nell'utilizzare la tavoletta grafica. L'unica cosa alla quale dovrò realmente abituarmi è l'orientamento del cursore nello spazio. Con il mouse mi veniva più semplice, perché il cursore si muove soltanto nel momento in cui il mouse è poggiato sul nostro tappetino. Quindi se io faccio un tratto, sollevo il mouse e lo ripoggio in qualsiasi altro punto del tappetino, il cursore riprenderà a muoversi nella stessa posizione in cui l'abbiamo lasciata. Con la tavoletta grafica questo invece non avviene, perché il cursore si muoverà sempre in base a dove è posizionata la penna nell'area interattiva della tavoletta grafica. Ho acquistato questa tavoletta a poco più di 30 euro e devo dire che per il momento sono più che soddisfatta. Ho fatto varie ricerche sulle tavolette grafiche, ma alla fine ho optato per questa, in base alla mia esigenza di utilizzo. Volendo fare soltanto piccoli fotoritocchi, non ho voluto spendere un capitale per una tavoletta che probabilmente non utilizzerò tutti i giorni della mia vita. A voi come sembra? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale, regalami un like, attiva la campanella delle notifiche. Un grosso bacio a tutti, ciao ciao, al prossimo video!